Io sono l'antico. Io sono la terra. Buonasera. Si dia inizio alle danze. E una musica appare all'improvviso seguita da un tuono. Il ballo comincia e tutti gli ospiti si trovano un compagno e iniziano a danzare elegantemente. Che fate? Io Atros, no, chi ho sopra di me? Amon. Io mi giro, guardo Amon e gli dico, mi sa che forse è il caso di ballare, Drow. Sei capace a ballare? Ma con chi credi di star parlando, mezzelfo? E gli prendo la mano. Andiamo a ballare. Fate una prova Si aprono di le danze. performance. Performance. Tutte e due. Performance. Una prova di... No! Bello. Si comincia malissimo. Cioè, no, comunque vorrei dire che nonostante l'uno faccio 9. Allora, Ma in realtà meno male che io sono una provetta ballerina e recupero immediatamente il fatto che mi pesti il piede e probabilmente sbatti contro 2 o 3 persone e ti In rea- mostro come si fa un valzer. in realtà è un'azione In realtà- condivisa. Quindi, grazie al tiro di Lucinda, diciamo che trovate una mediazione e entrate nelle danze, ma è Lucinda quella che guida palesemente la danza tra i due. Come giusto che sia nel mio retaggio Drow, guidano le femmine. nel mio retaggio Rust, Drow. Fere, Ratros, Krastos, a voi. Io vorrei fare percezione per vedere chi balla e chi no. Ok, Dal gruppo che hai elencato. Benissimo. beh, noti che stanno ballando tutti. Ci sono delle persone che non stanno ballando. Le noti un po' con la coda dell'occhio. Quanto hai in percezione passiva? In percezione passiva 11. Sì. Riesci a notare una donna, anzi due donne che non stanno ballando. Una è la cameriera, Elga, che porta con sé un vassoio pieno di calici di color ambra. Un'altra è una donna in maschera, una maschera è un teschio con delle corna, che sta passando tra i vari ospiti con passo mellifluo, come se si stesse nascondendo alle spalle degli ospiti, e sta palesemente fissando qualcuno di voi. Non riesce a capire chi, purtroppo, ma sta camminando tra gli ospiti in maniera, diciamo, elusoria. Ok. Qualcun altro? Allora, vai, poi dico che faccio. No, vai, dillo. Andrei a recuperare 2 calici da Elga e poi andrei dalla tizia in maschera. Elga ti porge i calici senza guardarti in faccia. Mhm. Madama Gertruda vuole onorarmi, concedermi questo ballo, questo valzer? Saltella sul posto, felicissima. Ma certo! Performance. Vai. Oh ma Mamma mia, C'ho meno 2. Malissimo. Cazzo! La prima cosa che fai è pestarle un piede. Ah! Ma insomma, sapete ballare o no? Si fa così da noi. Ho capito, guiderò io allora. Venite.
è affascinata dal tuo aspetto più che mai. Ti prende e ti porta in mezzo alla folla. Dovete sapere che le donne naniche solitamente dopo averle pestato il piede le tiriamo anche la barba, ma mancanza non posso che iniziare a ballare. Ma che usanze affascinanti che avete. Da dove avete detto di venire? Dalla baronia del Grifone. Dalla baronia del Grifone? È un posto meraviglioso, vero? E Da un po' di continuate a tempo ballare ovviamente in maniera elegante. Krastos. Sì, il Dragonide si guarda intorno, sta cercando qualcuno con cui ballare, dato che tutti ballano, cerca un contendente. Allora, tanto si avvicina alla ragazza che passa con le coppe del vino. Sì, lei signora. sta camminando. Sì, Tra prendo gli 2 ospiti. coppe di vino, mi vorrei avvicinare vicino alla signora del dominio delle illusioni, molto amata nel reame e che dà sempre le feste, la signora Dratonier. se è Doneir. possibile. Non è... Sì. Quella fatta di Sì, fumo. non mi ricordo, non sono riuscito a scrivere tutto il nome, comunque ho Ok. scritto altre cose. Mettiti, Quella fatta di fumo. mettiti il più vicino possibile a lei. Ovviamente dove trovi spazio. Si avvicina con le coppe del vino, signora, gli andrebbe un ballo con fare scintillante, fa l'occhiolino Con zero. fare scintillante. Descrivi questo fare scintillante. Sì, anch'io sarei curioso di sapere. Sì, perché ci sono delle candele, suppongo, oppure è tutto in penombra. No, ci sono delle candelabri, sì. Lui compare tipo è tipo una danza delle lucertole, fa splendere i raggi della candela negli occhi della madama. Che poesia. Mi fai un tiro di carisma, persuasione. Yeah. Ability Dai, check. ciccia fuori, Sì, sì, ciccia ability fuori check. un 20. Bene. Bah. Quasi. Dai. Saidra Doneir si solleva torreggiando su di te con il suo fumo nero, ti guarda dall'alto in basso, ti senti schiacciato dalla sua presenza immensa. È una donna filiforme, ma i suoi fumi inondano te e chiunque gli stia intorno. Ti guarda dall'alto, potresti giurare di scorgere degli occhi malvagi dietro quella Immaginavo. maschera. Oh, 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 oh. Che ardito! Ma certamente tu sicuramente non sarai un impostore, dico bene? Dipende di che impostori parliamo, madama. Dipende da cosa? Vum, i suoi fumi si allargano. Lo sei No, o non lo sei? no, sicuramente no, signora. E allora Madama, belli. danziamo. Scompare aleggiando sopra tutti quanti. Tu stai ballando praticamente da solo, fingendo di tenerla tra le tue braccia, e lei sopra Perfetto. tutti comincia a danzare. Che bravo che siete, messere! Oh, È lei che è splendida, signora. grazie. Io la adulo fino alla morte. E l'adulo. E i nobili, punto ispirazione, Grastos. Grazie. I nobili di Dementriu applaudono. Bravi, bravi. Alcuni di loro si avvicinano a te, facendosi spazio fra gli ospiti. Siete bravissimo, bravissimo. Noti? Aspetta che tolgo. Noti che i loro abiti sono nobiliari, ben adornati, con trafiletti d'oro, però sono logori. Ok. Ma non sono gli ospiti che hanno presentato, ovviamente, sono altri ospiti. Sono altri. Grazie. Comunque, sempre con fare
ringrazia gentilmente Grastos, grazie signori, è questa festa e la madama che Deck mi rende possibile tutta questa brillantezza e splendidume. Ah, come siete bravo, siete affascinante, è bravissimo! E continua a ballare. Sono estasiati da te. Andrei da Feredir a questo punto, ancora non ha parlato. Yes. Allora, anche io prendo 2 calici di vino da Elga e mi dirigo verso la regina, faccio un inchino davanti alla regina e le offro il calice di vino dicendole: regina, mi vuole concedere l'onore di questo ballo? Io presumo tu fa? ti stia riferendo a Xie Chang, la regina. Esatto. Ma si chiama, cioè, regina di tipo... No, cioè, è un titolo, non è un regina nome. No, è un titolo. Ok. Lei ti guarda. Dio. Mi fai una prova, un tiro salvezza su saggezza. No, ma Un tiro salvezza direttamente. Vabbè, dai. Manco carisma per vedere se riesce a proprio. Minchia, tu sei andato a prendere proprio quella. Io anche la volevo scegliere, sembra outgame. C'è un tiro salvezza su morte, Federico. La regina Xie Chang ti fa un lievissimo cenno di sorriso, prende la tua mano e si fa accompagnare da te in una danza, prova fallita. Entri in uno strano stato di trance mentre danzi con lei e entri in un mondo di un sogno perduto nel tempo. Sei all'interno di una torre, non vedi gli spazi intorno a te, sai che si tratta di una torre perché intorno a te ci sono delle finestre ad arco molto grandi su un cielo di nebbia e stai danzando con la regina. Ok. Devi cercare di svegliarti. Appena provi a parlare, la tua bocca noti che è chiusa, le labbra sono incollate, gli occhi della regina si fanno rossi, lei ti guarda sollevando un ghigno malevolo e continui a danzare nel suo mondo dei sogni. Lei ti guarda e ti dice: benvenuto a Icat. Suppongo non posso parlare. Non puoi parlare. Sei completamente affascinato da lei. Fare parlare Lucinda e poi Atros. Insomma, Sì. torniamo, facciamo il giro. Beh, io e Amon danzando in giro per la sala chiacchieriamo, ma ogni tot lo guardo quando ci avviciniamo alle persone e ho la faccia di qualcuno di fronte, lo guardo e gli dico: "Shh, aspetta", e inizio ad osservare le persone parlare, sfrutto il mio talento da osservatore per cercare di capire di cosa parlano le persone in giro. Allora, gli ospiti baroviani, chiamiamole così, non dicono una parola, si limitano semplicemente a danzare fra di loro. Tra tutti, gli unici di cui riesci a distinguere qualcosa, qualche parola, sono un uomo biondo dall'aspetto molto magro, smunto, proprio qui, alto, con questo abito viola, che sta parlando con una donna altrettanto smunta, dall'aria pallida in volto, gli occhi gialli, questo vestito rosso. Sembra stiano parlando dell'evento di stasera che riguarda Gertruda. Che riguarda Gertruda. Guardo Amon e gli dico questa cosa. Non capisci nient'altro ovviamente col punteggio che hai fatto. Certo. Gli dico che forse perché Gertruda non sapeva niente di questo evento. Sembrerebbe che riguardi lei.
Non è che magari è tipo un'iniziazione o sacrificio. In tutto questo stai parlando con Amon. Con Amon, esatto. Con Amon, sì, ma chiacchieriamo in elfico. Vabbè, no, Amon ovviamente risponde in elfico dicendogli: guarda, per quanto mi riguarda, Gertruda stasera può fare qualsiasi fine, non è una mia preoccupazione. A me quello che preoccupa della serata è che fine faremo noi. Ora dimmi, qual è il tuo obiettivo? Non lo so perché non so qual è l'obiettivo di Strad, perché siamo qua. E questo me lo sto chiedendo pure io. Dici che sarebbe meglio fare come ha fatto il camaleonte giallo e cercare di carpire informazioni direttamente da qualcuno degli astanti? Forse io andrei su quelli un po' meno d'alto borgo. Fai tu. Non lo so, dividiamo. Mentre parlate, Vi lascio la mano e inizio a camminare per gli affari. mentre parlate e vi dividete, Atros, anzi Lucinda, noti che Elga si dirige qua, in questa zona della sala, scompare per un attimo dietro una porta e dopo qualche minuto rientra e chiude la porta alle sue spalle senza più il boccale, senza più il calice nel vassoio, e si rimette di nuovo a girovagare fra gli ospiti. Atros, Mi dirigo dalla donna con la maschera cornuta, la saluto, quindi Milady. Voi spiccate tra il resto della folla, ma non credo che vi abbiano presentata. Io sono Atros, gradite del vino, e le porgo il bicchiere. aspetta che la trovo. Credo che si riferisca... Esatto. Davanti a te questa donna molto magra che esce tra virgolette allo scoperto, ti guarda, ti lascia parlare e vedi che ti fissa ondeggiando la testa come un leone che fissa la preda. Prende il calice di vino ambrato e lo versa. Pum, lo getta a terra. Che fai? Nient'altro? Nient'altro. Solo così? Peccato, era del buon vino, ma non vi siete comunque presentata. Non mi piace il vino. Preferisco bere qualcos'altro. Si avvicina verso di te e ha una spanna da te. Vedi che la maschera si solleva, mostra i canini e fa per fare. In quel momento si ferma un attimo, come se avesse visto qualcosa, e arriva questa donna qui. Volenta, non disturbare il nostro ospite. E Volenta rimette la maschera al suo posto. Come vuoi. Ti guarda la donna in rosso. Anche lei ha un'aria smunta e ti dice: vogliate perdonarla, non conosce le buone maniere. Te la mostro. Mi presento, sono Anastasia, una delle mogli del conte. E voi siete? Il mio nome è Atros. Vi avrei offerto del vino se la vostra serva non l'avesse gettato. Non è Siete la una delle mia mogli. serva. Anche lei è una consorte del conte?
Quante consorti ha il conte? Laggiù ce n'è un'altra. E indica una donna di colore in fondo alla sala, accanto al trono. Ha una corona in testa e una maschera bianca in pizzo. È Ludmilla, la più antica delle mogli del conte. Ecco, laggiù ce n'è un altro. Escher. Una volta era come voi, non molto tempo fa. Vedi quest'uomo tra la folla, biondo, magro, rinsecchito, scosta la sua maschera come se sapesse quello che vi state dicendo e ti guarda da lontano. Anche lui fa parte delle consorti. Gradite la serata? Vi piace il ballo? Beh, è un gran bello spettacolo, ma non capisco per cosa sia stato organizzato. Forse una nuova consorte? Siete molto arguto? Ah, siete un tiefling, vero? Sì, confermo. Ne ho visti diversi passare qui al castello, ma voi siete davvero affascinante, lo ammetto. E si passa una lingua sulle labbra. Sì, Gertruda era così entusiasta dell'abbraccio del conte che non abbiamo potuto fare a meno di organizzare una festa in suo onore. Allora presumo che sappiate anche perché noi siamo stati invitati qui e anche per quale motivo Anastrasi sembrava così interessata al nostro gruppo. Anastrasi è lei. Ah, scusami, Volenta. Volenta è attratta da qualsiasi cosa si muova e respiri. Torno su Krastos e poi su Feredir. Dak. Benissimo, il ballo continua, Sì. ci muoviamo tra Noti la che, folla. che ti muovi fra la folla da solo e noti che la dama rossa in qualche modo sta perdendo interesse su di te. Perfetto, faccio l'ultimo giro intanto, mentre faccio un giro butto l'occhio sui miei compagni, cerco di individuarli tutti, posso? Sì. Quindi vedo che tutti, e magari mi ricambiano lo sguardo, vedo che non mi ricambia lo sguardo Feredir, Sì. suppongo. Sì. Mi posso avvicinare a lui e dargli una spallata mentre ballo? Sì, vedi che Feredir sta ballando da solo. Con la spallata non si sveglia? Ti avvicini a lui. Sì, però non vorrei farmi accorgere neanche dalla signora, cioè gli sbatto io come se fosse involontariamente. Ok. Io non lo so che lui è in trance. Sì, sì. Io gli sbatto addosso. E lui non ti risponde minimamente. Vero, Oh, mi giro. Ehi, Feredir, Dak. Feredir, mi Niente. fai un tiro salvezza su saggezza. L'ultimo. Porca mia Madonna. 10. 10. Ti butti dalla torre. ci avevo pensato. Feredir, sei in una trance completa. Non senti, non vedi niente. Lentamente ti avvicini verso la finestra aperta. Oh, nessuno. Ma io non volevo, Io cioè... sono da vicino a Feredir, lo vedo avvicinarsi alla finestra in un fare, immagino, un po' strano. Ho ancora Amon dietro, quindi più velocemente che posso prendo una corda
che non ho però perché non ho lo zaino, mi strappo un pezzo di vestito usando il moncherino di Amon, mi strappo un pezzo di vestito, corro, dico ad Amon resta fermo, corro verso Feredir e glielo leggo Scappetto. dove riesco e cerco di trattenerlo. Porca troia. Vabbè, ma se magari nel frattempo che io correvo lui si era lanciato di sotto, almeno Feredir, glielo leggo tipo... Sì, beh. Lucinda mi fa una prova di forza e Feredir una prova di forza contrapposta. Godo, -2. Critico. Ho fatto -1. Feredir, metti un passo fuori dalla finestra, fai per lanciarti di sotto, ma Lucinda ti tira via, fum, e cadete tutti e due proni. Mamma mia, ragazzi, che brivido. Io mi risveglio da questo Sì. coma farmacologico. Ok, mi risveglio, apro gli occhi, sono a terra, mi rialzo. Ma che cosa è successo? Stavo Beh, ballando. Ho ancora il pezzo di stoffa addosso, lo guardo e gli dico, sai che c'è? Prendo il mio polso, il suo polso e gli dico, ora stai con me tutta la serata. Molto Va bene. Io devo smettere di bere. E prendo il bicchiere che avevo in mano e lo lancio dall'altro lato della stanza. E sono fermo No, non immobile. lanciare così, le cose, Deck. No, non me ne frega niente. Scena molto divertente comunque. Amon, Amon Sì, tra sì, sé e sé totalmente. commenta dicendo finalmente adesso che sono uniti abbiamo un elfo intero. Bella questa. Dopodiché si sposta e va verso qui, porge la mano a Ivana Borizzi e chiede: Milady, vorrebbe concedermi l'onore di questo ballo in maschera? allora si volta verso di te questa bellissima donna. Quando si volta ti fa un sorriso. Ti fa un sorriso e dice: E è finita. ma certamente. Ti mette la mano così e dice: oh, aspettate. Tss. Aia. È galanteria, no? Vi piace il mio profumo? Tutto di lei è bello, madame. Si avvicina a te. Senti il suo profumo inebriante entrare nelle tue narici. Tiro salvezza su Costituzione. Non immaginavo. Continuate. Continuate, Dio continuate salvezza. a chiedere di ballare ai signori oscuri di Ravenloft. Continuate. Vabbè, ma siamo una festa, scusa. Infatti loro sono ben disposti. 14. Senti il suo odore, tossisci tra te e te senza farti notare da lei. Sembra lei lievemente indispettita dal fatto che tu non ti sia accasciato a terra morente. Però continua a danzare con te. E ti guarda, ti dice: siete solito partecipare a delle feste come questa, messere? Ma nel posto da cui provengo sono state organizzate diverse feste, ma mai con personalità di cotanta potenza della quale Aurea si sente a miglia e miglia e miglia di distanza. Ritenete quindi io sia potente, non è vero? Credo che solamente un malato di mente non possa riconoscere la sua potenza, madame. Sono pienamente d'accordo. Sarebbe il caso che qualcuno lo dicesse anche a mio cugino. Avete mai sentito il profumo dei Borizzi? Vi piace l'alchimia? È un'arte molto interessante e se questo ne è il risultato, il mio interesse accresce. Se volete, posso farvelo sentire. Prende il profumo mentre balli con una mano. Digli di no, bambino. Non posso dirgli. In mo- Ti
Siamo in ballo, non posso dirgli di no, quindi mi tocca annusare. In modo delicatino. Annusi la boccetta. Ovviamente cercando di annusare il meno possibile. Quindi Quando trattieni il penso- respiro e fai finta di annusare. Non trattengo il respiro, non faccio finta di annusare. Annuso, però non è un'annusata a pieni polmoni. Non so come Trattieni il spiegarlo. respiro e fai finta di annusare. Va bene, Sì. trattengo il respiro e non annuso. Fai tipo così. Buono. Che buon profumo. Benissimo. Trattieni il respiro e fai finta di annusare. E continuate a Oppure danzare. aspira e poi trattieni il respiro. Vedi che succede. Rust. Mi congedo dopo l'ultimo giro da Madama Gertruda con un inchino. Vedo i miei due compagni di viaggio che si sono legati l'uno con l'altro. Mi avvicino verso di loro e dico: a che punto siete arrivati di questo ballo voi? Siamo arrivati al punto nel quale Feredir combina come sempre qualcosa e anzi, Feredir, cosa hai combinato, scusa? Perché di punto in bianco hai iniziato a correre e ti volevi buttare giù da una finestra? Io lo so che sei stupido, però Non so, ero entrato in una strana dimensione, non potevo parlare, il che mi disturbava moltissimo. Ero Cosa è dentro successo? una torre e ricordo solo che avevo chiesto a quella signora lì, alla regina, gli faccio un cenno col capo per far capire agli altri a chi avevo chiesto di ballare. Appunto, che avevo chiesto di ballare a quella signora. Mi ha fissato con il suo sguardo e non ho capito più niente, ma in senso brutto. Quindi tu hai chiesto di ballare a una delle signore del terrore delle terre di Ravenloft. Sì, Ottimo. pensavo fosse un soprannome, non una cosa vera. Gli do una pacca sulla spalla e gli faccio: ottimo lavoro, mi giro e vado via. Grazie. Feredir, mi sembrava una buona idea. Mi sembrava una buona idea. Mi avevo fatto un occhiolino prima. Feredir, vuoi fare qualcosa? Non so, visto che sono legato con Lucinda, non penso di avere altra scelta se non ballare con lei. Ok. Lucinda, Feredir, mi fate una prova di percezione. zero stasera. Proprio zero. Zero proprio. Mamma mia. Tu guardi così. Allora, quanto avete fatto? Scusatemi. Io non ho gli occhi. 18. Come hai fatto a fare 0? Ho gli occhi. 2 meno 2 fa 0. 2 meno 2. Cioè hai -2 in percezione, ho capito bene? Sì. Ma ricordati che io ho sempre il talento di osservatore, che quindi quando guardo in giro vedo... Cose. Però hai Sì. -2 in percezione. Questa Il cosa è mio, lo fantastica. so, ma era l'unico modo per non fare sempre schifo nelle prove, appunto, di percezione. Ok. Se io mi fermo in una stanza, vedo tutti i dettagli di questa stanza. Perfetto, riesci a vedere dalla tua distanza un dettaglio che a chiunque sembrerebbe irrilevante, ma tu, con la tua natura da ladra, quale sei, in un palazzo così ampio e lussuoso quale ti trovi, non puoi non notare che questa porta qui sembra essere stata chiusa a chiave da Helga, come se nascondesse qualcosa che forse potrebbe interessare a tutti voi. Ma è una tua deduzione. Questa deduzione potrebbe essere sbagliata e la tua natura potrebbe portarti a fare un errore gravissimo. Guardo Feredir e so che è una pessima idea il condividere con lui determinate idee, ma gli dico: Feredir, prima ho visto la cameriera, là, come si chiamava, Elga, portare un bicchiere dentro la porta, lo vedi dove è Krastos, proprio lì accanto. Certo. È uscita e non aveva più il bicchiere e ha chiuso la porta a chiave. Secondo me c'è qualcuno lì dentro. Beh, potremmo farci strada fingendo di ballare. E E arrivare una fino volta là. arrivati lì, vabbè, proviamo. Strada facendo vedremo se è una buona idea.
Chiediamo consigli a Ferredir, ha sempre così buone idee. Ok. Vabbè, però sì, grazie, se là sopra potrebbe salvarci dal fare una cosa molto stupida. Vi avvicinate, insomma. Vi metto qui. Sì, sì. Atros. Si è mutato. Allora, vedo che si avvicinano Lucinda e Ferredir. Mhm. Mi congedo dalle consorti di Strahd e mi accingo, mi volgo verso di loro e gli dico di spostarci e di parlare un attimo. Andiamo, Atros. Ho sentito cose Dimmi. interessanti. Dimmi tutto. Dove vi stavate dirigendo? C'è una Mhm. porta e gli spiego tutta la cosa e gli dico: non lo so, il mio istinto da ladra vorrebbe tanto entrare là dentro, però mi rendo conto che è molto rischioso. Allora, io ho delle notizie cattive e invece altre notizie che potrebbero essere pessime, però è più una supposizione che una notizia. Sentiamo. Allora, spostiamoci più in privato. Andiamo anche ad avvisare Krastos, ma dovremmo recuperare anche Amon e Rust. Ok. Ci Sì. spostiamo tutti- Se mi posso liberare dalla dama, io con fare bellissimo e splendente gli vorrei dire alla madama: ma grazie per questa danza deck fantastica, solo con tanto fumo bellissimo poteva darmi la possibilità di danzare su nel cielo nero, blu, deck. Ma ora vi lascio alla festa e io mi congedo col vostro permesso, deck. Mi fai una prova di carisma? Certo. Carisma. Spara. Vabbè. Ma maledetto. Quant'è che hai fatto? Usa il punto ispirazione, usa il punto 14. ispirazione. 14. Hai un punto Fatto ispirazione. 14. Lo uso. Quindi ritiro di nuovo e Sì. becco quello migliore. Vabbè. Ah, non era sommato allora. No, non è so. Porca No. troia. Oh, oh. 14. 14, dai, ma 14 è discreto, no? Siete stato bravissimo, bravissimo. Solo grazie a lei, signora Deck. Io vi voglio al mio carosello delle maschere. Guarda Strahd, si avvicina con un fumo nero aleggiante su di lui. Lo voglio al mio carosello delle maschere, conte. Dai. Il conte la osserva, solleva guarda il lievemente conte. lo sguardo verso di lei. Non ti guarda minimamente. Fa un Ok. lieve cenno all'insù con le labbra e risponde allargando le braccia: non vedo perché no. Madama, Deck, ma vuole impegnare codesta festa con queste trattative? Lasciamoci al vino adesso, ne parleremo dopo. Che ne pensa? Krastos è troppo impegnato a cercare di convincere Saidra Doneir perché non se lo porti via a Dementliu, nel suo regno di nobiltà e inganno. Gli altri sono liberi di agire. Ok. Bon, la notizia brutta allora è quella che Gertruda sarà la prossima consorte di Strahd, che si andrà ad aggiungere a quel tizio lì, quella tizia lì, quella tizia lì e quella tizia lì. Vizioso. La supposizione pessima è che a questa festa barra iniziazione, non so che cosa, manca da mangiare. E a giudicare dalla fame che ho visto in una delle mogli di Strahd, ho il forte sospetto che noi potremmo anche essere la portata principale, però non ne sono proprio sicuro. Mi avvicino ad Atros e dico: ricordo che Gertruda però ci ha detto che stasera avremmo probabilmente visto sua madre proprio alla festa, quindi Ah, sì? magari non siamo le uniche portate.
se portate siamo. Secondo me non siamo una portata. Il conte non ci farebbe mai finire la nostra avventura qua così. No, non... Ma che cazzo gliene può fregare al conte Duck? Potrebbe vedere Non se so. siamo capaci di scappare. Non so, è un Potrebbe po'... Oppure- una prova, sì, questo lo penso da quando siamo arrivati qua. E questa è una prova. Potremmo No. anche essere dei semplici doni verso i suoi sudditi più importanti. Io comunque Allora, ve la lo dico. domanda è come ne usciamo? Non ne usciamo, dobbiamo aspettare. Beh, c'è una finestra lì sotto in fondo. La porta? Non credo, Voi mi non state credo, lanciando? non credo che fuggire sia un'opzione percorribile. Non credo proprio, ci troverebbe in un secondo. Allora, posto che un festival di freak malefici normalmente mi attirerebbe, ma vi assicuro che ho il brivido solo a pensare di riparlare con qualcun altro di quei potenti là. Ti credo, anche io. Faccio a voi la stessa domanda che ho fatto a Lucinda. Qual è il vostro obiettivo per la serata? Capire Perché perché io- siamo a questa serata. Esatto, capire Esatto. perché siamo stati invitati. Io una Magari- mezza idea forse ce l'ho allora a sto punto. Magari prima di scoprirlo a nostre spese. No, più che altro, sì, questo sì, è ovvio. Dico più che altro come intendete scoprirlo, perché sugli invitati principali io non farei molto affidamento, ma più che altro per non rischiare la nostra vita direttamente. Allora, Krastos, ti voglio liberare dal tuo fardello. Saidra Doneir sta continuando a danzare sopra tutti. In questo momento ti sta bellamente ignorando. Ma mentre si allontana, si riavvicina verso di te e ti dice: non dimentico che verrai con me. Sì, madama, non si preoccupi. Dovete liberarmi, Duck. Caricatemela. Aiuto. Ragazzi, vi si avvicina uno dei signori oscuri verso Feredir, come se non Che bastasse. fai? Tu, elfo, Ti pare intanto. Sì? da dove vieni? Dalle sorgenti di Nebuchar o di Nebulus? Da nessuno di questi due posti. E voi da dove venite? Vorrete dire che non sapete chi sono io? Perdonatemi, sono nuovo da queste Fum, parti. tira fuori una pergamena. C'è lo schizzo abbozzato di un uomo con degli occhialetti, le orecchie a punta ma molto piccole, i capelli rivolti sul lato, ha il volto segnato dal tempo, dalle rughe, ha un bastone in mano. Lo hai mai visto? No, non durante i miei viaggi. Ma magari se mi dite il suo nome posso provare a capire meglio. E lei tira fuori un'altra pergamena. Vedi il disegno di una donna con i capelli ricci. Non l'hai mai vista. No, mi dispiace, neanche lei. Tu, indica Atros. Li hai mai visti? Sono sopravvissuto. Hai mai visto questi due? Mai visti. No. Ti dice niente il nome Van Richten? Van Richten. No. Rispondi per No, Diana. direi di- No. Bene. E tu? Direi di no. Indica Lucinda. Il nome Van Richten non mi dice niente, qualche informazione in più magari? Sa. Se il nome non ti dice niente vuol dire che informazioni in più non ti servirebbero a conoscerlo meglio. E se ne va. Va bene. Io vorrei... Ma chi era quello Anche Se se ce l'ho va a accanto. essere- Se ce l'ho accanto io gli dico... Magari possono essere conosciuti con altri nomi. Che lavoro fanno? Di cosa si...
Come li potremmo Sono dei identificare? cacciatori. Ah, Li hai Cacciatori visti di taglie. sì o no? Non ti impicciare degli affari miei. no, niente. Non mi dicono nulla. Bene. Sempre sul filo del rasoio. Sono ancora vivo. Vorrei avvicinarmi a... Prima di andarsene, torna di nuovo Feredir. È il nome Davenir? Niente. Non mi Bene, dice nulla. se ne va. Signori, Vorrei avvicinarmi a Elga, andarle tipo alle spalle, se lei è rivolta di spalle rispetto a quella porta famosa chiusa, no? Andare là, le batto dietro la spalla, girandola verso la porta chiusa, le chiedo in maniera molto convinta, cercando in ogni suo dettaglio qualcosa, le dico: scusi, Elga, mi conferma, vero, che quello è il bagno? E indico la porta chiusa dietro i miei amici. Ho visto prima che stavate entrando ad appoggiare qualcosa, ho presupposto fosse il bagno o la dispensa. non è il bagno? Senza guardarti, con aria sommessa e voce bassa. Non è il bagno, è lo studio. Lo studio? E perché mai portavate un bicchiere di vino in uno studio? Chiedo in maniera molto ingenua. Lo portavo per Lief, il signor Lipsich. Il signor Lipsich. Il signor Lipsich. E perché non è qui con noi a festeggiare? Lui non può, deve continuare a fare i conti e solleva lo sguardo verso il conte, verso Radin. È preoccupata, forse sta parlando troppo. Fa per allontanarsi. Scusatemi. No, figuratevi. E ritorno verso i miei compagni dicendogli: bene, dietro questa porta c'è il tale signor Lipsich che fa conti. Cosa mai potrebbe contare all'interno di una villa abbandonata da secoli? Potrebbe costruirli i conti, dice Rust mentre si gira verso di lei. Li fa letteralmente i conti. È una battuta sottilissima. Arriva Ho capito adesso. Esatto, arrivava tardi. Tum! Radin sbatte il bastone sul pavimento e la musica si affievolisce e a un certo punto cambia. Un suono di un organo proviene da un'altra sala che non vedete. Si fa più cupa la musica e riempie interamente la sala. Signore e signori, speriamo che la serata vi sia di vostro gradimento e continua. Madama Gertruda vuole avvicinarsi, prego. Oh sì, che bello! Io, davvero? E fa per avvicinarsi. Si scambia uno sguardo d'intesa con Ludmilla, la consorte di Strad. E lei le dice: è il tuo momento, tesoro. Oh, grazie. Non me lo aspettavo, davvero. È tutto per me. Il conte si alza in piedi, allunga una mano melliflua verso di lei e lei si avvicina. Mio piccolo tesoro, so che brami questo momento e adesso è giunto il tuo tempo. Sì, mio conte, fammi tua, ti prego. Tutti osservano la scena. Radin parla. Signori, l'abbraccio. Gertruda è la nuova consorte del conte. E tutti bravi,
vedete il conte affondare i suoi canini sul collo di Gertruda e lei rimane impassibile, il suo sguardo si fa vitreo davanti a voi. Respira a fatica mentre lui le succhia inesorabilmente il sangue. Per un attimo potreste vedere un barlume di senno tornare in Gertruda. Poggia la mano sul petto di Strad e dice: no, aspetta. Lui affonda ancora di più i canini sul suo collo e lei sviene. Strad la tiene in braccio e gli applausi continuano. Bravi, bravi. Appoggia Gertruda sul trono e lui si sposta di una spanna. Dopo un po' Gertruda si riprende, si solleva in piedi lentamente, guarda gli ospiti, i suoi occhi sono iniettati di sangue e i canini sono ben visibili davanti a voi. Radin fa un cenno con la mano e dalla stanza, da dove siete entrati voi, entrano altre due persone. Uno lo avete già visto, è Cyrus, l'altra è una donna che non vedete all'inizio. Cyrus la trascina con sé. Qua, adesso ve la mostro. La trascina con sé. Sicuro. Viene trascinata in modo che lei possa strisciare sul pavimento. È esile, non riesce a fare forza per impedire di raggiungere il trono, mentre Cyrus la accompagna. Si mette in ginocchio con le mani giunte. Prego, vi prego, no. Oh, figlia mia! Solleva lo sguardo e riconoscete Mary, la madre di Gertruda. Il conte gli si avvicina. Il tuo primo pasto, amore mio. E Gertruda, senza indugiare, affonda i suoi canini su sua madre, cibandosi di lei, e non solo, inizia a squartare il suo collo come a mangiarla, mentre vedete gli occhi sofferenti e vitrei di Madama Mary, la matta, fissare qualcuno di voi, forse Lucinda. La riconosce per un attimo. Allunga la mano a chiedere aiuto e poi si spegne. E gli applausi continuano. Bravi! Bravi! Sentite la risata di Saidra Doneir. Tutti sono presi dalla scena. Cosa fate? Applaudo. Ragazzi, e questo è il momento. Io Dobbiamo fare stringo la cinghia del... Il Krastos è nervosissimo della scena, si trattiene a stento. L'impeto del fatto che sono tutti quanti presi dalla situazione, spero specialmente Strad, uso mano magica e l'abilità negli arnesi da scasso per provare a scassinare la porta dove ci dovrebbe essere questo contabile, ma lo faccio da dentro la porta, non da fuori, così che se a qualcuno cade lo sguardo sulla porta non nota niente di strano. Ok. Scassinare. Io provo, vabbè, in realtà non vedendosi nulla non c'è bisogno di coprirla, giusto? Lei in realtà Direi- a vista non fa nulla di Fatto sospetto. 27. No. Ho fatto 27, guarda, non penso proprio sia necessario. La porta si apre. No? Non lo so, ragazzi. Questa era la prima parte del piano.
La seconda è chi è il più persone. basso. Aspetta, Rust è il più basso, quindi direi di coprire Rust. Ma è anche rumoroso. E intanto origlia dallo spioncino e poi Metto l'orecchio nello spioncino. valuta, cioè guarda dallo spioncino e Guarda, valuta. spiancino. Ah, Vedi, beh, allora sì. stavo supponendo lo stessi già facendo, scusa. Sì, volevo scambiarmi di posto con lei in realtà, proprio. Vabbè, ok. sei dietro a me, Ferdir. Beh Che sì, posto poi trovate? ovviamente siete tutti lì. Vedi una stanza piena di rotoli di pergamena e di libri buttati a terra. Davanti a te, proprio in prossimità della porta, vedi la sagoma delle spalle di un uomo, sembrerebbe anziano, ricurvo su una scrivania. Intento, vedi il braccio che è intento a scrivere qualcosa. Le luci sono soffuse, molto basse. Guardo Amon e immagino che ci riferisci a tutto questo. Sì. Guardo Amon e gli dico forse uno di noi due potrebbe provare a riprendere le fattezze della cameriera. Se qualcuno di noi ha un bicchiere in mano, entrare e far finta di portargli da bere. Entriamo con furtività. Chi c'ha furtività potrebbe entrare facilmente, dai. Io stoppo entrambi e ricordo che a noi sta garantita la salvezza a meno che non ci fossimo trovati in stanze che non ci avevano presentato. Mo perché dobbiamo rischiare la vita? Cioè deve valerne qualcosa questo rischio. Altrimenti non me ne voglio andare con... altrimenti io vi guardo suicidarvi, che si sappia. Gli dico effettivamente, intervengo anch'io, dico effettivamente, cioè sembra esserci una persona che sta prendendo appunti o comunque sta redigendo qualche registro, è pieno di ciò che ha scritto attorno, quindi... Attenzione, io non vi ho detto di non farlo, io vi ho detto datemi un motivo plausibile per cui ne valga la pena rischiare la vita. Sì, effettivamente sembra strano che ci sia una persona messa in una stanza accanto alla sala da ballo che sta lavorando presumibilmente, ci sarà qualcosa sicuramente dietro, però non so se è necessario in questo momento. Soprattutto perché Radin sbatte il bastone sul pavimento. Vogliate porgere la vostra attenzione. Il conte adesso dovrà andare via. Il conte, senza dire nulla, fa un cenno col capo e si incammina attraversando la sala. Ora che il conte se n'è andato, che motivo abbiamo ancora di rimanere qua? Perché non ce ne torniamo alla nostra casa? La festa sembra finita, la regina si è fatta, la mamma sfortunatamente è morta e ce ne dobbiamo andare prima che quella tizia mi porta con sé. Viene interrotto in quel momento. Le danze ripartono. No. Beh, ripartono Scappiamo. E si avvicina Radin scappiamo. a tutti voi. Esatto. Signori, Mastro Radin. vogliate essere così cortesi da raggiungere il mio maestro a cena nella sala da cena, nella sala da pranzo, scusate. Signor Ciambellano, quale sarà il menù? Se posso. Il menù vi verrà presentato direttamente nella sala. Non sarete voi. Beh, questo Non lo stavo è mica sempre una- supponendo. Ho Il già suo maestro, fame. il suo maestro, dopo tutto, è sempre un nobile. E i nobili certe cose le rispettano, come l'ospitalità. Atros, percezione. Un signore. Urca! Eh, Ti si avvicina una donna bellissima, mascherata completamente. Ti porge la mano per ballare. E tu sei stranamente intenzionato a farlo. Sei mutato. Prendo la mano. E inizia a ballo. ballare. Vedete Atros che all'improvviso vi ignora.
e inizia a ballare con questa bellissima Ma dovevamo donna. andare a ballare, a mangiare, Deck. Allontanandosi con lui in mezzo alla sala, la donna Lascialo ti, ballare. ti sussurra qualcosa da dietro la sua maschera. Vi state divertendo? Beh, meglio di stare là fuori. Là fuori non vi piace Barovia? Non so, un po' troppo Barovia per i miei gusti. Credo di capire cosa intendete. Eppure io la trovo così affascinante. Ah, senza dubbio. E voi chi siete? Il mio nome è Atros. Lasciamo i convenevoli da parte, vi va? Mi presenterò meglio più tardi. So che avrete molta fame, sarete stanco. Il conte vi ha invitati a cena. Credete di andare con lui? Beh, senza dubbio una cena col conte è un evento a cui non si può dire di no, giusto? Giusto. I suoi occhi brillano. Per un attimo ti sembra che ti ricordi qualcuno. Sono lieta che siete giunto qui a Barovia, al contrario di ciò che invece pensate voi di questo posto. Non vi sembra strano? Credo di aver capito che tutti i vostri compagni credano che il conte sia attratto da voi in qualche modo. Che idea vi siete fatto in proposito? Non riesco ancora a capire. Tuttavia, voi ho l'impressione di conoscervi. Forse perché mi avete visto. Io di sicuro vi controllo e vi tengo d'occhio da molto tempo. Da quando siete arrivata a Barovia? E dove ci saremmo incontrati? Non mi grazie. avete mai incontrata. Ma io ho incontrato voi. Avete presente tutti quei corvi che vi seguono come un'ombra nella vita? Me, uno di questi sono io. O meglio, lui e me. Ho visto le vostre gesta. Ho visto come stavate brandendo la vostra spada nel tentativo di trafiggere un uomo sacro che ha perso la via. Con questo mostro cosa ha intenzione di fare? Visto che ha dato in pasto i figli di Barovia. Sì, uccidimi, uccidimi, per amore del Signore del Mattino, uccidimi adesso. Mi sono molto emozionata e forse anche il conte lo ha fatto. Dopo tanto tempo ha visto in voi qualcuno che lo fa emozionare. Il conte vi fa emozionare, a quanto pare. Perché non provate a diventare una delle sue consorti, allora? Io sono molto più di questo. Ti lascia la mano e scompare tra la folla. Ragazzi, Colgo questa occasione di Atros, tu sei libero di tornare dai tuoi compagni. di distrazione generale per fare questa follia immane. Quindi uso tutto quello che ho, cioè un punto ispirazione più stealth. No, il punto ispirazione serve solo a ritirare il dado. Non è Avere accumulabile. vantaggio. Non è Sì, tiro con vantaggio. puoi avere vantaggio, sì, è un tiro con vantaggio fondamentalmente, certo. Posso tirare con vantaggio, quindi. Certo, puoi tirare con vantaggio. Vai. Taglia.
È meglio Hai, farlo senza. hai un minimo di copertura dato dai tuoi compagni. Esatto. Entri insieme a Feredir. Ok. Vero. Non ho mollato la corda. Non hai mollato la corda. In questo Grazie. frangente nel quale io e lui entriamo, gli sussurro all'orecchio: qualsiasi cosa accada, assecondami. E io faccio sì con la testa. Vedete questa piccola stanza, ci sono rotoli di pergamena e tomi ovunque. Devo cambiare la musica perché non si confà al momento. Ci sono rotoli di pergamena e tomi polverosi accatastati lungo le pareti di questa stanza. Altri libri e pergamene giacciono sparsi sul pavimento attorno a 4 pesanti forzieri di legno, minuti e robusti, con lucchetti di ferro, chiusi ovviamente. L'unico spazio libero sul pavimento è quello antistante alla porta della parete est. Al centro di questo disordine si trova una grande scrivania nera. Una figura seduta su un alto sgabello e intenta a scrivere qualcosa su una pergamena apparentemente infinita, con una penna d'oca asciutta. Nelle sue vicinanze c'è una corda che pende da un buco del soffitto. L'uomo è un anziano con pochi capelli radi dietro la testa. Quante robe che c'ho qua, ok. Solleva a malapena uno sguardo su di voi, uno sguardo molto severo, prima di tornare a scrivere. Questo lo riporto qua. No, questo non c'era. Allora, il dominio e poi altri 10.000 più altri 50. Dovrebbe essere così. Ah, se solo mi dicesse dove sono gli altri. No, così non va bene. Ce ne dovrebbero essere altri 60.000 da qualche parte. Dove li ha nascosti? Appena entriamo e sussurro questa cosa a Feredir, cambio immediatamente modo d'essere, divento molto frivola e stupida, come se fossi estremamente ubriaca, e quindi entrando un po' barcollando, non facendo casino, però un po' barcollando, attirando l'attenzione, guardo quest'uomo, guardo Feredir e gli dico: vedi? Non era una stanza appartata, te l'avevo detto che dovevamo andare da un'altra parte. Ci scusi, buon uomo, è che cercavamo un po' di privacy. Perdonateci. Buon Lui vostro nome? non vi degna neanche di uno sguardo. Continua a scrivere. Dice: andate via, vi state deconcentrando. Vedete che il suo corpo è praticamente incatenato alla scrivania. Fuori da qui. Perché che fanno? Faccio un passo in avanti appoggiandomi sulla scrivania un po' goffamente e cercando di guardare quello che c'è sulla scrivania, i conti, le cose. Gli dico: di festa così, sta qui a scrivere cosa? Conti, soldi, incatenato poi. È uno scherzo veramente strano questo. Questo non è uno scherzo. Sono un contabile, questo è il mio lavoro. Adesso andate via. E continua a scrivere. No, questo non va bene. Ah, Beh, perché non mi dice dove sono tutti i suoi tesori? Sarebbe più facile per me. io non avevo mai visto un contabile incatenato. È una cosa un po' insolita. È mai lo insolito siete? quanto è insolito il tempo in cui mi trovo qui. Ah, quanti anni saranno passati ormai, non lo so più. Torniamo ai conti. Allora, questo dovrebbe essere così. E continua a scrivere. Guardando nella stanza non notiamo niente di più. Percezione. Lucinda,
inizi a incamminarti all'interno della stanza. L'anziano non ti rivolge minimamente la parola. Ignora quello che fai. Vedi sul pavimento un sacco di scartoffie. Sono conti di un vecchio contabile che sta riportando tutti i soldi e tutto ciò che sono i tesori di Strahd. Vedi che c'è una pergamena in particolare che ti interessa, la raccogli. Maledizione, perché non me le preparo prima queste cose? Eccola qua. Feredir, tu intanto ti aggiri per la stanza e l'unica cosa che attira la tua attenzione sono i 4 forzieri. Ti avvicini, li tocchi, vedi che sono chiusi con questo lucchetto arrugginito, difficile da scassinare, sembrerebbero, per quanto tu abbia esperienza, chiaramente. Tranne che per Lucinda, un po' più pratico. trovi questa pergamena, c'è scritto qualcosa di stranamente decifrabile, la scrittura è strana, è vecchia, è sbiadita, non riesci a capire molto, riesci a capire che è un pezzo del diario di qualcuno. Questo diario, su questo foglio ci sono scritti dei nomi e sembra che questo diario sia scritto da un avventuriero. C'è il nome di Strahd sulla pergamena e c'è scritto: per indebolirlo. Tomo di Strahd, simbolo sacro di Ravenkind, spada di luce. Lo prendo e lo nascondo nelle tette. Ok. Guardo Feredir e gli dico: ok amico, forse è il caso di uscire di qua prima che qualcuno... Rapidità di mano, Lucinda. Un corvo va ad appollaiarsi sulla scrivania davanti all'anziano. Che cosa? Solleva lo sguardo. Tu, fa vedere cosa hai preso. Io non ho preso nulla. Lucinda. Prendo... che cazzo prendo? Prendo il pugnale che ho addosso, nascosto tra le tette, lo tiro fuori e gli dico: questo ho preso, era appoggiato qui, sembrava prezioso. Sono un po' ubriaca, Lui perdonatemi. scosta Scusateci. con la mano, scosta il corvo. Vattene via. E torna a scrivere. Colgo questa occasione per prendere Feredir e uscire dal andare. corpo. Ok. Feredir, percezione. Sì. Ma che tiri di merda però, ragazzi. Mamma Oh. mia. Punto ispirazione. Tutta ispirazione. Ok. Ah, Vabbè, dai. Inciampi su un tomo. È polveroso. E c'è il simbolo di un corvo sopra. È bello grosso, impossibile da portare. lo apro. Anzi, prima leggo il titolo, vedo se ce n'è uno. Non c'è un poi lo titolo. sfoglio, lo apro. Lo apri, ci sono delle pagine scritte di cui non riesci a tradurre nulla e al centro del libro c'è un buco tra le pagine. All'interno del buco, tra le pagine del libro, ci sono 4 chiavi arrugginite. Ok. Le prendo.
Questo di qua non va bene. Veloce, per dire subito Se solo mi dicesse dove sono nascosti tutti i suoi tesori, sarebbe più facile per me. io Chiedete faccio più qualcosa dei tesori. Esatto. Scusi, signor contabile. Mi Lei chiamo dice Lief Lipsich. finalmente ci ha detto il suo nome. Cosa sta cercando? Dei tesori, dice? Sono un riesce a- contabile, sto cercando di far tornare i conti, ma i conti non tornano mai. Perché Ma non perché tornano mai? Gli vengono nascoste delle cose. Questo Esatto. conte di Ricchino. Continua a nascondermi tutti i suoi domini, tutti i suoi tesori. Non riuscirò mai a far tornare tutti i conti in questo modo. E cosa succederebbe se lei facesse tornare tutti i conti? Forse sarei libero. Dice? Ma... Guardo Cosa? Freddy, guardo Freddy e a voce bassissima gli dico: se gli diciamo delle chiavi e proviamo ad aprire... Hai Proviamo. capito? Dico, Ma Sì, che se ne sì, fai? sì, ho capito. Sono 4 chiavi. Avevo le chiavi in tasca. In tasca comunque. Le avevo prese dal libro. Le avvicino così e le faccio dondolare davanti a lui. E queste? Ah, Ti dove le potrebbero avete servire? trovate? Le avevo perse ormai da secoli, credo. Beh, siamo delle persone piene di risorse. Beh, comunque sia, non mi interessa. Basta che mi diciate cosa c'è lì dentro, così lo posso riportare su questa pergamena. Apriamole subito. Apriamo subito quei forzieri. Aprite i forzieri, tutti e 4. ho troppa paura. Anche io. Quello che stiamo facendo. Io ho visto anche 2 dadi tirati dal master. Lucinda, 2 forzieri contengono 10.000 monete di rame ciascuno. Il terzo contiene 1.000 monete d'oro. Il quarto contiene 500 monete di platino. E sotto c'è nascosto il manuale della salute del corpo. Lo tiro fuori e lo sfoglio. Lo sfogli ed è un il manuale primo. per migliorare le abilità mediche. Riesco a cogliere qualcosa senza prenderlo? Ti ci vorrebbe almeno dai 10 minuti a un'ora. Provo a strappare le pagine che mi sembrano più interessanti Ok, le strappi. e le nascondo e guardo Freddy e gli dico: non mi sembra il caso di prendere niente. Andiamo via. C'è l'ultimo forziere. Ce n'era Ho ancora capito uno? male. Non erano 4? Ne hai detti 3 mi pare. Sì, sì. No, ne ho detti Esatto. 4. Ok, tutti e 4. Ok. Guardo il No, contabile ne hai detti tre. e No, gli 2 dico: forzieri contengono 10.000 monete di rame ciascuno. Ah, ok. Ok. guardo il contabile e gli dico: beh, forse adesso riuscirà a far tornare i conti. Forse sì. 10.000 in più sono troppo pochi. Non sono certo questi i tesori nascosti di cui parlavo. Forse il simbolo sacro di Ravenkind potrebbe essere nascosto da Dov'è? qualche parte nel castello. Chissà quanto vale. Dove potrebbe essere nascosto e come potrebbe essere questo simbolo? Com'è non lo so. Però so dove potrebbe essere. Ne ho sentito parlare una volta. Prende un'altra pergamena, completamente preso dall'euforia, e inizia a disegnare una mappa. Qui, forse. E disegna la mappa di Barovia. Qua. Ecco, dovrebbe essere qui, sì. Sì. Disegna sulla mappa un luogo in alto, vicino al lago Baratok.
e gli scrive sotto Torre Van Richten. Forse qui. Fa un cerchio. Tum. Chissà quanto vale. Dovrebbe essere uno di questi, sì. Io mi avvicino al tavolo e gli metto una mano sulla spalla e gli dico: ah, perfetto, grazie. Prendo la mappa e gli dico: beh, abbiamo aperto quei forzieri, direi che questa mappa è un piccolo prezzo, no? Prendete quello che volete, basta che sparite. Perfetto, andiamo via. Radin è davanti a voi. Seguitemi, prego. Tu chiudi la porta in quel momento. Tum. Radin assottiglia un attimo lo sguardo. Che abbia capito o no, magari non gli importa. Il conte vi ha invitato a cena da questa parte. Prima di andare mi slaccio la corda dal braccio di Cusinda. Mi sembra giusto. Grazie. Beh, però hai visto, grandi avventure assieme. Stranamente non sono morto. Esatto. Scenderete giù per delle scale, arriverete a un'anticamera, poi delle grandi scalinate di marmo. E infine raggiungerete una sala che avevate intravisto già tempo fa. Questa sala qui. Quella con l'arpa. In teoria no, perché quella è sopra. No, non è quella. Ok, è Cazzo, quella. è un enorme organo. È quella, no, è un tavolo, è quella al piano terra. No, quello quello è un ancora- enorme organo. Quello è un organo. Ma Sì. dove? Questo? Ah, sì. Ragazzi. Lì. Bellissimo. Si mette a suonare quello e escono tutti i Piddlewick del castello. Dildo Week. Educazione con noi. Intrattenitori. L'organo inizia a suonare appena entrate. In quel momento entrano una miriade di pipistrelli all'interno della sala che aleggiano sopra di voi, si compattano in un unico essere che va davanti alla tavola, a capotavola. L'essere prende forma, è seduto davanti a voi il conte. Vedete l'immagine di Strahd che porta le mani davanti al viso in questo modo. Davanti a lui c'è un calice di sembrerebbe vino rosso scarlatto, ma ai più non sfugge l'idea che possa essere qualcos'altro. Io non lo berrei. Il silenzio continua a inondare la sala, come se chiunque di voi avesse paura in questo momento di proferire parola. Il silenzio langue e dopo un po' è Strahd che prende parola. Prende il calice, lo fa oscillare davanti a voi, i suoi occhi ambrati si puntano su ciascuno di voi. Ero in biblioteca l'altra notte. Leggevo la storia di un cane immortale. Una lettura impossibile da sopprimere. Io capisco che è una freddura, inizio a ridere e do una gomitata a quello che ho accanto che è Rust, sperando che mi capisca e parte insieme a me. E io Lieto vi sia piaciuto. Una lettura quindi entusiasmante. Di che cane parlava? Ercola? Era solo ironia. Perdonate la mia scarsa ironia. Adesso che abbiamo rotto il ghiaccio possiamo iniziare la cena. Arriva Elga Certo. e Cyrus. Cyrus mette sul tavolo quello che sembra essere un menù e ve lo mostra. Chicken. E inizia a parlare. Antipasto, una bella bisque di aragosta,
E poi a seguire aragosta fresca, cotta in mosce, servito con pane di anfal. Continua Elga. La portata principale, un delizioso pollo al vino rosso, tartar di pollo in agrodolce con una riduzione di vino bordeaux elfico servito con patate di Golden Fields. E dessert. Come dessert una favolosa crème brûlée con crema pasticcera al whisky e zenzero di Isfar, servito con i frutti di bosco e caffè di Neverwinter o vino. Ebbene, cominciate. Cyrus se ne va, esce dalla sala. Vedete che Cyrus ha un grembiule da chef addosso. Germi miei. La tavola davanti a voi è imbandita di ogni leccornia in questo momento. C'è del pane fresco, c'è del pane appena sfornato, c'è del burro fresco, qualche pomodoro tagliato. È tutto cibo che emana un profumo stupendo che non avete mai visto da quando siete arrivati a Barovia. È come se fosse proprio appartenente al vostro mondo. Prendete le posate con lieve timore, tremolanti. Qualcuno il calice di vino ombrato. E il silenzio ricade nella sala. Alla vostra nuova moglie. Solleva un sorriso. Lui prende il calice a Gertruda e beve. E brindiamo. Piaciute le danze? Molto interessanti. C'era della gente molto importante, sembrava questa festa. Mi sono sentita quasi importante pure io in mezzo a tutta quella nobiltà. Io, Come se mai ci posso, avete dato la possibilità di partecipare a un avvenimento così insolito e di una certa importanza per voi, presumo? Importanza. Non ha più importanza ormai per me. Entra Cyrus con l'antipasto e lo smista sui vari piatti davanti a voi. Buon appetito. Lo guardo. Grazie, Conte, però lo dite con una certa malinconia, e allora perché darsi tanto da fare, invitare tutta questa gente, mettersi in maschera, ghindarsi, se poi a voi non importa nulla? Perché continuare a cercare delle mogli se non vi importa nulla? Giovane dolce, Lucinda. Sarebbe conveniente esprimere le nostre presentazioni, ma in realtà io so chi siete voi e voi sapete chi sono io. Dunque risponderò alla vostra domanda. Anzi, risponderò alla tua domanda e inizio a darti del tu. Sono quantomeno malinconico. Mi manca poter sentire quella verve, quella sensazione. Gertruda ci teneva così tanto al mio abbraccio e io l'ho accontentata. Ho imbastito tutto questo per lei, solo per cercare di capire dove risiedeva il suo animo puro, solo per cercare di capire cosa avrei potuto fare io per un'altra creatura, quanto potessi essere buono. Ho risposto alla vostra domanda, alla tua domanda. Ha risposto sì alla mia domanda, però tutto questo amore così sprecato, non lo so. Più che amore sprecato lo definirei amore perduto. Il mio cuore appartiene a questo castello. Prego, non indugiate oltre, mangiate. Continuo a mangiare, però guardandolo in modo molto malinconico e dolce, come se lo capissi.
come se nel frattempo pensassi a Tatiana e volessi fargli 1000 domande rispetto al suo amore perduto. E lui prende parola guardandovi. Sarete curiosi. Avrete tante domande. Dunque, fatele. Poso il calice dopo aver fatto un ultimo sorso di vino e chiedo, Conte, se posso permettermi. Io sono qui perché apparentemente ho ricevuto una lettera, a quanto pare falsa, dal borgomastro, dal fu borgomastro di Barovia. Se posso chiedervi, siete stato voi a chiedere ad Arrigal di consegnarmela? Sì. E per quale motivo allora io mi trovo qui? Vorrei tanto poter rispondere subito a questa domanda, sapevo che sarebbe arrivata. La tua risposta è nel tuo passato, Rust Ferrobarba. Hai visto che ti insegue. Qui, in una valle sperduta, brulla della dominazione di Barovia il mio dominio e non ti lascia andare. Tutto ok, Mastro Nano? No, non è assolutamente tutto ok. E ho la sensazione che qui io ci sono già stato. C'è qualcosa che non mi sta attorno. Leggi anche tu questo nome e gli indico la lapide. Sì, lo leggo anch'io. Rust, vi siete domandato perché solo a voi è giunta quella missiva per invito qui a Barovia? Non lo trovate Sì. un po' strano? Decisamente strano. Ebbene, Ma non ho ancora trovato nessuno che credo possa darmi questa risposta. sei tu ad avere già la risposta alla tua domanda. Eppure, risponderò comunque. Continuate a mangiare l'antipasto, suppongo. Sì. Per rispondere alla tua domanda dovrò raccontarvi la mia storia. Oscilla il calice di vino, lo sorseggia di sangue. Quando ero giovane e umano, quando del nome di Barovia vi era solo il nome di mio padre, un uomo padrone, come ogni uomo di quel tempo. Mia madre soffriva della sua mancanza e io cercavo la gloria e lo sguardo orgoglioso del re. Insieme conquistammo molte terre di questa valle. Quasi potreste scorgere una vena di malinconia nel suo sguardo, se solo poteste provarne qualcuna. Una terra brulla. Noi portammo pace, dove prima era fame, disperazione, morte. Dopo la morte di mio padre, scatenai lunghe e sanguinose guerre contro i miei nemici e quelli della mia famiglia. Sorseggia un po' di sangue. Insieme al mio esercito sterminai tutti e chiamai quella valle Barovia, in onore di mio padre. Finite di mangiare, il discorso si fa lungo. Elga porta via i piatti, mentre Cyrus porta il primo, la portata principale. Prego, mangiate. Continuerò a tediarvi dopo. Grazie. Conte. Master, Assaggio il pollo, la tartare. È buonissimo. È la cosa più buona che tu abbia mai mangiato da quando sei arrivato qui. E forse da molto più tempo, da molto prima. È davvero Master. squisito. Chi l'ha fatto? L'ha fatto Cyrus.
è uno chef provetto. È meglio non chiedere. Scusa. Ok. Master, una domanda outgame. Di tutto quello che ci sta raccontando Strad, combacia con quello che io avevo letto nel libro la ruolata precedente? Combacia, sì, finora sì. Ok. Conte, se posso avanzare una richiesta, intanto ringraziandola per la qualità del banchetto che ci sta offrendo, credo anche a nome dei miei compagni. Poche ore or sono, nella stanza che ci è stata fornita, avevo trovato un testo dalla quale studiavo e leggevo la storia che lei poc'anzi ci ha raccontato. Le vorrei chiedere il permesso di poter tenere quel libro per approfondire meglio la storia di Barovia. Certo. Per i miei ospiti è un dovere. A tal riguardo, non mi è chiaro ancora il nostro ruolo all'interno di questa sua storia che sta narrando. Non mi è chiaro il Il nostro ruolo all'interno della sua storia, del perché noi ci troviamo qui in questo momento. Come dicevo, dopo la morte di mio padre. E riprende il discorso. Scatenai lunghe e sanguinose guerre contro i miei nemici e quelli della mia famiglia. Insieme al mio esercito sterminai tutti e chiamai quella valle Barovia in onore di mio padre. Aspettate. Oddio, si mette una parrucca e diventa strato. Ok. Speriamo che non si senta l'eco su Twitch. Ok. E per continuare a rispondere alla tua domanda, continuo a parlare. Mia madre piangeva la sua morte e ormai aveva paura anche di me e suo figlio, perché preso da una frenesia sanguinaria di vendetta. Ma io volevo solo il bene. Lei non mi capì. Così tutte le sue intenzioni, le sue attenzioni ricaddero su Sergei. Vostro fratello? Sul mio Vostro fratello, fratello. esatto. Vedo che siete informati. Beh, è molto difficile scoprire qualcosa su di lei, però diciamo non impossibile, Conte immaginerà. Ma certo. Sta di fatto che lei allontanò Sergei da me. Lo amavo, eppure lui era così stolto da non vedere la corruzione nell'animo umano. Era ciò che voi definireste un buono. Guarda Krastos. Per contrapposizione io sarei il cattivo. Non è vero? Senza farti Non rispondere, lui continua. No. La verità è che io vi invidio. Forse è anche per questo che voi siete tutti qui davanti a me. Invidio come non conosciate la sensazione di tradimento, di dolore e di perdita che la mia non vita mi concede ogni giorno. Ad ogni modo, iniziai ad invidiare Sergei. Mia madre amava più lui di me. Così restai a Barovia, studiai le arti magiche e decisi di non calcare le orme di mio padre. Spero che la storia fin qui vi sia gradita. Avete qualche Moltissimo. A me verrebbe da chiederle se non ha mai cercato Sergei. È stato veramente così facile allontanarlo. Purtroppo temo di sì. Come ho detto mio fratello, era uno stolto, era un debole. Per mia madre non è Voi stato lo avete difficile. ucciso. Assottiglia lo sguardo. Sì. È così.
Vagai per le terre conquistate in cerca di maghi e di artigiani che portai nella vallata e gli ordinai di terminare il castello, lo stesso in cui ci troviamo adesso. Un castello che chiamai Ravenloft in onore di mia madre. Vi portai qui mio fratello e vi portai qui lei. Ma come se il fato non mi avesse già deriso a sufficienza, mia madre spirò poco dopo, disdegnandomi. Un fulmine squarcia il cielo, illuminando il suo volto per un secondo. Un regno senza gloria né dominatore. Nessuno vedeva in me un eroe, e guarda Rast, né degno di occupare un trono a causa della mia natura. E qui non capite bene a cosa si stia riferendo. Mia madre mi aveva odiato, mio padre sconfessato, mio fratello allontanato. Non ero nessuno. Sembrava avessi tutto, ma non avevo niente. Finché si interrompe. Arrivo Non la Tatiana. incontrai. Conoscete il suo nome? L'ho sentito il suo nome e ho visto il suo volto. Era una donna bellissima. Tatiana. Il suo aspetto, il suo volto cambia. Vedete un barlume di umanità. Dolce Tatiana. Quel barlume effimero svanisce subito. La vidi. Era come se il sole d'inverno lasciasse spazio ad una pallida primavera. Era gentile e amorevole, un animo puro. Le dimostrai quanto per me fosse importante, la riempii di doni e di attenzioni, e le mie illusioni venivano coltivate in un orto che era già morto. Iniziò a frequentare il castello, ma ben presto capì che per lei non ero più nulla, o meglio, non lo ero mai stato. Non ero nulla più che un confidente, che un amico. Ella si innamorò di Sergei. Ero così orgoglioso che decisi di non impedire il loro amore. Ma durante il giorno delle loro nozze qualcosa cambiò in me. Riapparve la medesima furia che in battaglia mi aveva contraddistinto e per la quale mia madre mi aveva ripudiato. Uccisi Sergei, sì, mio fratello, sangue del mio sangue, e in un attimo mi pentii. Quando compresi che era troppo tardi, invocai i poteri oscuri. Guarda Krastos, e feci un patto. Bevvi il sangue di Sergei e divenni ciò che mia madre aveva visto da tempo, ciò che voi vedete oggi. Lo stesso sguardo sul suo volto è quello che vedo in voi. Un mostro. Tornai da Tatiana, le confessai il mio amore, le confessai ciò che avevo fatto, ma piuttosto che stare con un mostro, decise di porre fine alla sua vita. Quella notte si gettò dalla torre più alta del castello. Quella notte le mie stesse guardie si rivoltarono contro di me, tentando di uccidermi a causa di ciò che avevo fatto, ma io sono immortale. E rividi i volti dei fantasmi dei miei genitori guardarmi con biasimo e con disprezzo. Avevo distrutto la stirpe e condannato Barovia. Maledì l'intera valle, conducendola in un semipiano fatto di nebbia e di oscurità, insieme ai suoi abitanti. Da quel giorno la notte si impadronì per sempre di Barovia e non solo. Chiunque avesse desiderato lasciare questa valle sarebbe stato maledetto e la nebbia l'avrebbe preso con sé.
Le anime di coloro che sono morti vagano presi dalla follia del tempo infinito e altre invece si reincarnano in gusci che differentemente sarebbero stati vuoti. Questa è la maledizione di Strahd. Pum! Le porte si aprono. Entra Radin, accompagnato da Cyrus. Elga porta via i vostri piatti. Cyrus mette il dessert. Atros, percezione. La percezione passiva no, non basta. Non credo. Quanto hai in percezione passiva, Atros? 11. Ah, Mi fai... Scusami, ho sbagliato, Atros. Mi fai una prova di arcana, per favore? Sì. 15 la passiva. Ok, no, arcana mi serve. 18 di arcana? Sì. Segui Radin. Atros, senti un suono passare al vaglio della tua mente. Segui Radin. Scusate, troppa roba. Qualcosa ti parla nella mente. Radin è lì. Prendo tu? il calice di vino. Posso, giusto? Certo. Guardo il conte, chino il capo, prendo il calice e mi dirigo da Radin. Nessuno fa una piega, neanche i tuoi compagni. dovrò andare a... Radin esce dalla stanza insieme a te. Raggiungi, salendo le scale, una delle torri più alte del castello. Ti ci vuole un po' per arrivare lì. Radin ti fa entrare in una stanza dove all'interno ci sono delle vetrate e un piccolo tavolino basso con una scacchiera, 2 poltrone e una più in fondo, delle librerie accostate alle pareti, un lungo tappeto decorato in oro e dei drappeggi, dei tendaggi rossi lungo tutta la sala. All'interno della stanza c'è Strahd. Seduto, intento a muovere le pedine della scacchiera. La porta si chiude e Radin esce. Ti fa gesto di accomodarti. E io mi accomodo. Giocate a scacchi, quindi? Spesso e volentieri notate qualcosa di strano. Guardi la scacchiera. Alcune delle pedine assomigliano molto a voi. In questa metafora manca il vostro nemico, però. Il vostro avversario. Ah, curiosa. Forse dovrei mettermi sia da un lato che dall'altro della scacchiera, allora, visto che il nemico peggiore di me stesso sono io. Però in effetti c'è qualcuno di peggiore. No, non peggiore, di fastidioso. Non ti ho portato qui per questo. I tuoi amici, e inizia a darti del tu, credono di stare parlando con me, ma io sono qui, davanti a te. Solo tu, tra loro, sei stato degno della mia presenza. E non ti domandi il perché. Perché? Perché ci avete portato qui? Perché mi avete
condotto da voi. Più che perché, la mia domanda è: che cosa cercate voi? Allunga un dito. Io cerco te. Voglio te, Atros. Ho diversi obiettivi durante questa non vita e uno di questi sei tu. Vieni con me. La tua debolezza più grande è aggrapparti a una finta libertà che ti sei costruito, inneggiando l'ebbrezza e il piacere di parlare con un patrono che non ti stima, che non ti apprezza e che non ti serve a nulla. Io posso darti quello che cerchi, la libertà e molto di più. Io posso darti tutto. Non vuoi il potere. Tu vuoi qualcosa di più, Atros. E io cerco un erede che possa prendere il mio posto. Nessuno dei tuoi compagni ne sarebbe stato mai degno, se non tu. Ti porge la mano. Poi la rivolge alla scacchiera. Prende un pezzo e lo muove. Scacco. Allora, Voi volete un erede. Voi che avete conquistato libero queste terre per poi portarvi da solo ad essere un corvo in gabbia, in una gabbia che avete fabbricato voi stesso, peraltro. è Perché? tutto vero. Prendo un pezzo e lo muovo. Molto di quello che è capitato purtroppo non è stato sotto il mio controllo. Ma questo, sì. Io non posso andarmene da qui. Resterò qui per sempre, imprigionato come un corvo in gabbia. Sono costretto a fare il gatto in una valle di topi. Ma non voglio più essere solo, Atros. Voglio concedere a qualcun altro il mio dominio. E Tu sei il pensate di più ottenere forte la fra redenzione. loro, sei il più determinato, sei il più malvagio. Saresti disposto ad affiancarmi? Muove un pezzo. Per rinunciare alla libertà che tanto amo in cambio del potere? Io ti dono non solo la libertà. Potrai andare e venire come ti piace. Io ti dono l'immortalità. Accettala, figliolo. Non dovrai tradire i tuoi amici. Dovrai solo... Ma quale sarebbe il prezzo? Rivolge la mano sulla scacchiera. Tac. Ti mangia un pedone. Il prezzo. La tua vita. Tutto qui. Solo questo. La vita di un tiefling qualunque. Ce ne sono altri malvagi tanto quanto, se non più di me là fuori, che potete portare tranquillamente all'interno di Barovia.
Molti sono venuti qui come te. In pochi hanno sconfitto l'Orgoth come te. E in pochi hanno scoperto quello che sanno di me, come hai fatto tu. In pochi hanno fatto i passi da gigante che hai fatto tu. I tuoi compagni non avrebbero mai ucciso padre Donavich. Tu invece sì. Muove un'altra pedina. Quella di padre Donavich però è una situazione particolare. Voi lo avete reso malvagio. Io non ho fatto niente. Scoprirai, se resterai qui, che molti degli avvenimenti che accadono non a causa mia. Io sono un dominatore buono. Ho dato ai baroviani ciò che volevano. Una casa, del cibo. Padre Donavich è stato corrotto solo dal figlio ingrato. Ha cercato di sfidarmi. Tu non farai lo stesso errore, Atros. Con chi avete stretto il patto, conte? Un mago. Un mago. In un antico tempio. Un tempio d'Ambra. Lontano da qui. Non ti chiederò di fare lo stesso. Mettiamo il caso che io accetti. Rimarrei relegato qui a Barovia. Voi sareste libero di andare dove la notte vi conduce. E oltre il potere quale sarebbe il mio guadagno? Il cibo, le donne, la non vita, che a guardarvi bene si vede che non è proprio un investimento proficuo, non credete? Io non voglio che tu rimanga incatenato qui a Barovia, Atros. Non per il momento. Io voglio soltanto la tua lealtà. Ti renderò immortale. E tu dimostrerai la tua lealtà a me nel tempo che trascorrerai con i tuoi compagni. Forse tenterai anche di distruggermi. Chi lo sa? O forse capirai quanto l'amicizia con loro non solo è inutile ed effimera, ma anche deleteria e ti priva di quello che ti serve davvero. Me. Non voglio una risposta adesso. Pensaci. So che sei confuso. Torna dai ragazzi nella sala e va a guardare Rust. Mi hai chiesto perché sei qui. Sono sicuro che tutti voi ve lo state chiedendo. Cosa hai fatto, Mastro Nano? Perché il diavolo ti ha voluto? Tu hai già affrontato i non morti, hai sconfitto addirittura il loro dio. E chi sarebbe di voi l'eroe che ha salvato la sua regione? Lui, il ciccione basso. Rust, questa lettera non ti sembra firmata da qualcuno? Che conosciamo già. Ma quindi in Rust tu avevi un ingaggio? Tutto ok, Mastro Nano? Vi vedo pensieroso. Che succede? E ho la sensazione che qui io ci sono già stato, in passato. Il tuo passato, come dicevo, è la tua risposta. Vado da Atros. Atros, per far sì tu possa fidarti di me, voglio mostrarti il mio vero volto.
nella speranza tu possa comprendere meglio uno dei molti motivi che hanno portato sofferenze nel mio cuore in un tempo dedicato all'uomo padrone. Si trasforma davanti a te. Vedi una donna vampiro. Torno da voi. Lasciate dunque che mi ripresenti a voi. No. Lascia che mi ripresenti, Atros. In Barovia sono conosciuta come il conte Strad. Von Zarovich, il dominatore della valle, lo sterminatore, il padre dell'oscurità. Il diavolo Strad, il primo vampiro esistente. Ma sul piano materiale sono venerata come un dio. Un dio ingiustamente ritenuto malevolo, non naturale. Anelano vedermi assurgere, proclamando clemenza e immortalità. Anelano il mio potere e invocano disperati una presenza senza nome. Appellandosi a me, il dio della morte. Fine sessione. Boom. Wow, Bravi ragazzi. che bomba. Che twistone, porca puttana. Grazie. Grazie Alice che si presta a queste cose. Che bomba. Alice, Bellissimo. ma fai... Ali, ma fai il doppiaggio? Come? Fai il doppiaggio? Hai studiato il doppiaggio? No. Cazzo. Perché? Ma perché non perdi tempo? Dai! Cioè, Ma hai va, una voce talento! orrenda. Ma che stai Ma dicendo? non è vero, bugiarda, bugia, non è vero. A parte che anche Lamberto gli devo fare complimenti perché mi ha fatto sentire tutta l'angoscia che si porta a Strad appresso nella sua vita. È stata Cioè, a un certo lunga punto- la storia, Mi ha rotto un po' le Beh, palle. No, io stavo empatizzando No, con Strad a un per certo punto, stavo Ma per infatti- dirgli, pare, hai ragione tu. A un certo punto mi stavo per alzare e di stringergli la mano, pare, hai ragione tu.